Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Nel video di oggi andiamo a vedere un protocollo famosissimo che sicuramente avrete già sentito nominare, che permette di mettere in stake diversi token Ethereum, Solana, Polkadot, Kusama ad esempio, quindi di andare a ricevere degli interessi sui nostri depositi, ma non solo, oltre a ricevere gli interessi del nostro deposito si riceverà in cambio un token sintetico, chiamiamolo così, che ci è permesso andarlo a investire in altri protocolli DeFi, scambiarlo con altri token e andare a incrementare eventualmente i nostri interessi a seconda di dove andiamo a utilizzare questo token. Ad esempio il token ST-ETH. Siamo sulla pagina di lido.fi, vi lascerò tutti i link in descrizione come sempre. Per poter utilizzare il protocollo in questione bisogna avere un wallet ovviamente non custodial, con i token di riferimento per poterli mettere in stake e stesso token che viene utilizzato anche per il pagamento delle fee. Voglio dire ad esempio che se avete 10 Matic nel portafoglio MetaMask e volete metterli in stake, non andate a metterli tutti e 10, ma magari 9 o 9.5, tenetevi sempre qualcosina fuori dallo stake all'interno del portafoglio di MetaMask che vi serviranno per il pagamento del network, il pagamento delle fee. Mi raccomando, se non conoscete ad esempio MetaMask, nella playlist verde corso Crypto Blockchain ho fatto tantissimi video tutorial sia dimostrativi di MetaMask su come scaricarlo, come utilizzarlo, come proteggerlo e come fare i ripristini. Mi raccomando, andate a visionare questi video. E un altro avviso: se non conoscete la DeFi, se non conoscete i suoi rischi, per piacere non addentratevi in protocolli del genere, andate sempre nella playlist verde, andate a farvi una scorpacciata di video, almeno anche solo in teoria sapere quali rischi incorrerete utilizzando protocolli del genere, mi raccomando. Che vedete nella home page sono i token che potete mettere in stake con una rendita variabile in APR. L'APR è il rendimento che non tiene conto dell'interesse composto. Ad oggi 4.1 Ethereum, 4.3 Polygon, 4.7 Solana. Ad esempio, andando a mettere in stake dei Matic, si andrà a ricevere come token sintetico ST Matic come prova del nostro deposito e con possibilità di andarlo poi a utilizzare in diversi protocolli DeFi se si vuole, per andare a incrementare ulteriormente i nostri interessi. Questo protocollo, un protocollo decentralizzato, è gestito da Lido DAO, quindi Lido Finance è anche una DAO. Hanno un token in governance che è il token LDO, che permette di avere poteri di voto, per appunto poteri di governance ai token holder. Come possiamo vedere con il market cap, Lido DAO attualmente con un valore di $1,82 e un rifornimento massimo circolante di 1 miliardo di token. Inizialmente nasce come token RC20, ma poi successivamente è stato implementato anche su BEP20, Solana, vabbè adesso c'è anche Terra Luna Classic. È un token fine a se stesso, per appunto è un token di governance utilizzabile all'interno di questo protocollo solamente, quindi non ha implementazione esterne al protocollo stesso. Sapete che questi tipi di token, ma dal lato investimento, io non li prendo quasi mai in considerazione perché veramente sono solo fine a un unico piccolo scopo all'interno di questo protocollo. In questo caso è un token di governance. Tra l'altro anche l'allocazione di questo token mi pare che tra token destinati agli sviluppatori, ai fondatori e agli advisor, ad esempio, mi pare che quasi il 40-45% è destinato a queste categorie, quindi veramente troppo destinata a categorie del genere. Quindi io non utilizzerei Lido DAO, non utilizzerei il token LDO come investimento, quindi magari se volete approfondirlo in autonomia dategli un occhio, ma fate molta attenzione. Comando, prima di andare a mettere in stake i vostri token, andatevi a leggere le relative documentazioni per capire anche i tempi di unstaking e i tempi per ritornare in possesso dei nostri veri token.
Brevemente ricordatevi che andando a mettere in stake dei token potrebbe esserci una vulnerabilità, anche se il codice di Lido Finance è open source, quindi è controllabile da chi ha le capacità. Ci sono dei forum apposta che controllano questi contratti, hanno ricevuto degli audit, però potrebbero sempre essere compromessi. Inoltre, andando poi a utilizzare un token wrappato in altri protocolli DeFi, si aumenta la possibilità, si aumentano questi rischi, perché oltre ad aver messo in stake i nostri token su Lido Finance, magari andiamo poi a mettere i token, ad esempio ST Matic, in altri protocolli al di fuori di Lido Finance, quindi raddoppiamo queste possibilità di vulnerabilità e di andare a perdere i nostri token. Andando ad esempio a mettere in stake delle porzioni di Ethereum, si va su Learn More e si va a leggere tutte le informazioni derivanti dallo staking liquido di Ethereum, con il totale di staking di ETH, l'interesse variabile che viene riconosciuto e le rewards che sono state pagate. Più sotto abbiamo un calcolatore di reward. Ad esempio, andando a mettere in stake 10 Ethereum si ha un interesse mensile di 0,034 Ethereum, un interesse annuale di 0,406 Ethereum. Vi ricordo che gli interessi sono variabili, quindi non sono fissi, prendeteli come informazione per vedere più o meno se rimanesse all'incirca intorno al 4% quale ricompensa andremo a ricevere, ma non fate affidamento perché comunque è variabile. Più sotto abbiamo l'ecosistema di Ethereum, dove poter poi andare a interagire con il ST eventualmente. Clicchiamo su Stake Ethereum, si apre questa schermata dove dovremo andare a connettere il nostro portafoglio. Abbiamo tutte le possibilità di wallet compatibili. Io quindi clicco su MetaMask, approvo il collegamento, connetto e in automatico mi viene indicato quanti Ethereum ho all'interno del mio wallet. Qua sotto posso andare a inserire quanti Ethereum andare a mettere in stake. Qua più sotto abbiamo il resoconto che, come vedete, andando a variare il nostro importo cambiano i parametri, ci vanno a indicare quanti STET andiamo a ricevere come controvalore, il massimo del costo della transazione e le rewards fee. Più sotto ancora, interessantissimi, andate a vedere, a leggere tutti questi articoletti, queste domande più comuni, perché vi danno una panoramica delle informazioni più dettagliate riguardando ad esempio lo staking di Ethereum. Vi va a indicare che cos'è l'APR, che cos'è STET, dove posso usare STET, come posso assicurare anche eventualmente queste operazioni nella nostra liquidità e quanto tempo occorre dalla stake, ad esempio di STET, per riconvertirli in ETH. Quindi facciamo una prova, non prendete in considerazione questi valori perché li sto utilizzando solo per fare un test. Clicco su Submit, andiamo a inserire la liquidità, andiamo a mettere in stake i nostri ETH, confermo, attendo che l'operazione avvenga con successo. Perfetto, la transazione è avvenuta con successo e abbiamo anche un resoconto di tutte le possibilità che avremo per utilizzare STET all'interno di questi protocolli. Dovremo vedere nel nostro portafoglio anche gli STET. Qualora non venissero visualizzati dobbiamo aggiungere la MetaMask, quindi andiamo su CoinMarketCap, andando a inserire Lido Staked ETH e andiamo ad aggiungerlo a MetaMask. Clicchiamo sulla volpina, andiamo aggiungi token e come vedete adesso su MetaMask ho il mio rimanente di Ethereum che non ho messo in stake e anche lo 0.00999 che sono gli STET del valore di $17.40 attualmente. Cliccando poi in alto su rewards si vanno a vedere le rewards che stiamo avendo utilizzando questo stake, ricordandoci che stiamo andando a guadagnare il 4,1% sui nostri ETH. Andando poi ad esempio su Curve, cliccando su Earn, ci colleghiamo al protocollo curve.finance, dove possiamo ad esempio cliccare su Pools, andare a cercare la pool inerente a STET
e poterli andare a mettere a rendita. In questo caso noi staremo guadagnando il 4.1% sui nostri ETH e andando a mettere i nostri STETH all'interno di Curve andremo a guadagnare l'1.87 sui nostri STETH. Quindi abbiamo un doppio rendimento. Attenzione, perché come ho detto abbiamo sì un doppio rendimento, ma aumentiamo anche i rischi di perdita di fondi e dobbiamo avere conoscenza sia di Lido Finance e anche di Curve Finance, o comunque di tutti i protocolli che andremo ad interagire. Quindi prendetevi del tempo per imparare a utilizzare questi protocolli. Andando ad esempio su OneInch potremo andare a guadagnare un 4,1%, però come vedete dovete utilizzare 50% token deposito LDO, 50% token STETH, quindi andare ad aggiungere la liquidità con questo quantitativo di token. Comunque andando ad esplorare un po' gli ecosistemi di Ethereum si può andare a vedere dove mettere a rendita i nostri STETH. Una cosa che mi sono dimenticato di dire è che il STETH è sì un token liquido, è un token Rebase, viene scambiato 1 a 1 con Ethereum e aumenta con l'aumentare dei nostri Ethereum depositati all'interno di Lido Finance. Quindi con l'aumentare degli interessi che abbiamo su ETH aumenteranno comunque il quantitativo anche dei nostri STETH. Per quanto riguarda invece lo stake di Matic è un po' particolare, perché ad esempio se andiamo a fare lo switch da Ethereum ad esempio Polygon, dove ho 15 Matic, mi dà questo errore, perché considerato che viene considerato come layer 2 di Ethereum, per mettere in stake Matic noi dovremo averli su Ethereum come chain di riferimento. Infatti se ritorno da MetaMask a Ethereum me lo riconosce in automatico. Ovviamente non ho Matic su ETH, dovrei bridgearli per poterli mettere in stake. Per fare la riconversione dei nostri STETH bisogna andare su prelievo, andare a inserire l'importo, inviare la richiesta e andremo a riconvertire i nostri STETH. A richiesta avvenuta bisogna poi andare su Claim, aspettare che venga finalizzata la transazione e cliccare su Claim. Attenzione ovviamente ai costi di transazione, perché qua abbiamo anche un'opzione wrap, perché come ho detto su ETH gli STETH variano con il variare dell'ammontare dei nostri ETH in stake, quindi non sono fissi e vanno a comprendere per appunto anche i nostri rewards. Cliccando su wrap ci permette di andare a cambiare i nostri ETH in VSTETH. I VSTETH sono a cambio fisso, quindi a differenza di STETH non variano nel tempo, non aumentano nel tempo. Questo perché alcuni protocolli DeFi non riconoscono i token che possono aumentare nel tempo in base agli interessi dello stake principale e quindi vogliono un token a valore fisso e dovremo utilizzare eventualmente VSTETH. Una volta che comunque avremo svincolato i nostri ETH potremo andare a togliere dalla stake i nostri Ethereum. Mi raccomando, per ogni stake che andate a fare, per ogni stake di token andatevi a leggere le documentazioni inerenti, perché possono cambiare delle cose tra uno stake di Ethereum, uno stake di Polygon o uno stake di Solana. Mi raccomando, importantissimo, andate sempre ad informarmi con le documentazioni tecniche che potete trovare nel fondo della home page andando su documenti.